Ciao amici, oggi voglio parlarvi di come è possibile avere una rendita passiva utilizzando le nostre criptovalute. Ora, chiaro che speriamo sempre che il valore cresca come magari è successo negli anni passati, però ci sono anche altri metodi per far lievitare il conto complessivo che abbiamo nei nostri wallet e utilizzando due diverse metodologie che sono lo staking e il lending. Ora, di che si tratta? Staking significa tenere semplicemente ferme le criptovalute sul nostro wallet e il lending invece significa darle in prestito e ricevere per questo prestito un determinato interesse. Ora, perché un exchange dovrebbe remunerarci per lasciare le criptovalute ferme, quindi parlo dello staking, appunto sull'exchange, all'interno del nostro wallet? Questo succede perché in sostanza, la faccio semplice, in realtà il meccanismo sarebbe un pochino più complesso, ma se volete lo potete approfondire su internet. Ma in breve, lasciare le criptovalute ferme è una informazione, quindi uno stato che permette ad altre transazioni di criptovalute di concretizzarsi, di completarsi correttamente. È un parametro che viene tenuto in considerazione per finalizzare le altre transazioni che ci sono all'interno della blockchain. Quindi per questo motivo ci viene riconosciuto il fatto che teniamo ferme, diamo uno stato, una sicurezza che sarebbe il lasciare ferma la criptovaluta all'interno del nostro wallet e quindi questo ci viene remunerato con determinate percentuali che variano a seconda dell'exchange ed a seconda della criptovaluta. Ehm, Dopo vediamo un pochino qualche esempio di percentuale che ci viene riconosciuta nei diversi exchange, facendovi vedere pure quelle che sono le percentuali molto variabili e tra exchange e anche nello stesso exchange in diversi momenti in cui facciamo le osservazioni, ho fatto osservazioni sui possibili rendimenti. Invece per quanto riguarda l'altra cosa, il lending, che cos'è? Significa prestare sostanzialmente ad altri utenti le nostre criptovalute e ricevere per questo prestito un interesse. Anche in questo caso dipende molto dall'exchange e dalla singola criptovaluta, quindi gli interessi che ci vengono riconosciuti sono diversi. Anche qui, perché dovremmo ricevere un guadagno per prestare le criptovalute e in quali scenari si usa questo prestito? Di solito questo viene utilizzato perché quello delle criptovalute, come sapete, è un mondo molto speculativo e molti giocano con la marginazione, quindi fanno delle operazioni a leva. Ora, la possibilità di fare operazioni a leva è una funzionalità che viene data dagli exchange, però questo significa che l'exchange destina a operazioni di questo tipo una liquidità di cui di solito dispone. Per evitare di gravare solo sulla liquidità dell'exchange, l'exchange stesso decide di dare ad altri utenti che fanno parte di questo exchange la possibilità di prestare la loro liquidità, non quella dell'exchange, a operazioni a leva, quindi a marginazione. In questo modo entriamo quindi in gioco noi, holder di criptovalute, che possiamo ricevere una piccola percentuale se prestiamo le nostre cripto a altri utenti che utilizzano questo prestito per fare operazioni a leva che di solito garantiscono dei guadagni consistenti. Quindi riconoscere una piccola percentuale di quel guadagno a coloro i quali hanno prestato le criptovalute è un qualcosa che conviene sostanzialmente a tutti. Ora vi faccio vedere un pochino velocemente come gestiscono in maniera diversa i vari exchange lo staking e il lending. Personalmente lo staking l'ho visto sia su Binance, che è quello che state vedendo, sia su crypto.com. E vi faccio vedere adesso, cominciamo con Binance. Qui ci sono quelli che sono gli interessi che vengono riconosciuti sulle diverse criptovalute che vi sto mostrando. Quindi vedete degli interessi che sono abbastanza diversi
e si riferiscono, più è volatile una criptovaluta, più garantire una disponibilità della criptovaluta su il proprio wallet diventa remunerativo. Infatti state vedendo che non ci sono criptovalute, quelle a maggiore capitalizzazione, mi riferisco a Bitcoin, piuttosto che Ethereum, piuttosto che Litecoin, e ci sono tutte altre criptovalute che comunque garantiscono un ritorno che può essere anche significativo. Dunque, in questo caso, qualora avessi a disposizione dei, che ne so, Dash piuttosto che Atom, piuttosto che TRX, mi basterebbe fare Stake Now e garantirei per la durata che è indicata qui, quindi 30 giorni, questi soldi, queste cripto bloccate sul mio conto. Questo mi produrrebbe un guadagno annuale quantificato in circa 10,9 nel caso di TRX per cento. Vediamo con Crypto come funziona. È più o meno funziona più o meno nello stesso modo e in questo caso vediamo un pochino quali sono allora, vi dico un'altra cosa. In generale, oltre alle cripto comunemente conosciute, no? Entrano in gioco nello staking anche le cripto specifiche dell'exchange. Quindi ci sono per esempio nel caso di cripto queste che sono chiamate CRO, che è una moneta specifica. Nel caso di Binance c'è il coin di Binance che di solito era quello che garantiva l'interesse più alto nel caso di staking. Ora però non lo vedo, quindi mi sa che c'è stato un aggiornamento, vanno abbastanza avanti, quindi è molto dinamico anche in questo. Dicevo invece, su crypto.com, andando a criptovalute, ci sono come vedete nello staking delle criptovalute più note, quindi quelle a maggiore capitalizzazione e da notare che chiaramente più la cripto è stabile, quindi quelle più note intendo, con capitalizzazione maggiore, meno è il guadagno. Quindi se vedete 0,25 per il Bitcoin, 0,50 per l'Ethereum, 0,50 Ripple, 0,50 Litecoin, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre nel caso precedente, come avete visto, lo staking di criptovalute, diciamo un pochino più ballerine, garantiva dei ritorni diversi. Binance addirittura fa delle tipologie di staking differente, quindi si può avere uno staking che è dinamico, che questo è il primo che avete, piuttosto che il secondo staking che permette di fare di fermare il criptovaluta sul nostro wallet per un determinato numero di giorni. Invece passando a quello che è il lending, quindi la possibilità di fare un prestito a quelle criptovalute, questa funzionalità offerta da, in questo caso, Poloniex, ve la faccio vedere e come vedete qui nella lista di criptovalute gestite è presente questa scritta in verde, quindi la seconda colonna, dove ci dice che il Bitcoin in questo caso può avere fino a un interesse del 2,70 annuo, il Monero 1,5, Stellar 0,06, il BitTorrent l'8%, e così scendendo su tutte le criptovalute che vengono gestite da questo exchange, vediamo che ci sono degli interessi diversi. Ora, il lending è un pochino diverso rispetto allo staking, perché non è sufficiente lasciare le criptovalute all'interno del nostro wallet, ma dobbiamo in effetti offrire le criptovalute per questi benedetti prestiti. Quindi, passando alla schermata che riguarda proprio l'operazione di lending, quindi di prestito, come funziona? Guardate, sulla destra c'è in My Balances la lista di tutte le criptovalute che avete messo all'interno del vostro portafoglio di lending, quindi si devono spostare in una sorta di portafoglio specifico destinato al lending. E vedete quella che è la disponibilità sotto la colonna lending di ciascuna criptovaluta. Dunque, facciamo il caso di Bitcoin. Selezioniamo Bitcoin sulla destra. Vediamo che qui sulla sinistra le loan offers mostrano i diversi rate ai quali oggi è disponibile il Bitcoin. Quindi, per esempio, la prima riga ci dice
sono disponibili 0,08422222 eccetera eccetera Bitcoin con un interesse annuale del 2,44. Quindi se ci interessa per esempio fare una proposta uguale a questa, selezioniamo la riga dell'offer loans. Sì, vabbè, della loan offers. Poi selezioniamo l'importo che vogliamo investire in questo prestito. Quindi in questo caso io faccio finta di selezionare tutto quello che c'è nel balance, nel mio balance, quindi 0,004 eccetera eccetera. Diciamo per quanto tempo vogliamo che questo prestito venga offerto a questo rate e decidiamo quanto deve durare il prestito. Quindi io in questo caso, se io nell'ipotesi in cui andasse avanti questa riga che vedete compilata, io sto offrendo 0,0047 Bitcoin a un interesse giornaliero dello 0,0067%, quindi circa 2,44% all'anno, e questo prestito verrebbe rinnovato ogni 2 giorni. Quindi posso chiaramente cambiare la durata, estenderlo a, che ne so, 5, 6, 10, insomma, siamo liberi di fare un po' quello che vogliamo. E in questo caso poi eventualmente qualche utente interessato può decidere di utilizzare questo mio prestito. Andando un pochino più in giù, quindi vedrei il prestito inserito all'interno dei miei prestiti aperti, sarebbe questa riga che adesso chiaramente è vuota, e quando un utente decide di utilizzare il mio prestito lo vedrei all'interno di questi My Active Loans, dove un pochino in sostanza ci sono degli utenti che hanno scelto di utilizzare le offerte di prestito che io ho reso disponibili sulla piattaforma. Chiaro, il grosso dei guadagni per quanto mi riguarda ci saranno, ci speriamo, quando le cripto cresceranno come valore, però dal momento che è una scommessa all'interno della quale mi sono buttato, avere la possibilità di racimolare qualche altro punto percentuale con questi metodi che vi ho illustrato, secondo me può essere un qualcosa di valutabile anche perché è a costo zero. Spero di esservi stato utile e alla prossima. Ciao!